Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Venerdì 25 aprile, ore 7 del mattino, quindi orario canonico, ma giorno della settimana inedito. Buongiorno e benvenuti o bentornati a Future Stars, l'unica trasmissione esclusivamente dedicata a Milan Futuro e l'unica trasmissione in cui l'ospite è sempre il direttore Simone Cristau. Sì. Ciao Simo. Ciao a tutti, buongiorno, buon 25 aprile, buon venerdì. Sì, oggi inedito perché è stata una settimana inedita. Molto. In cui è stata rinviata, cioè i gironi di C, se non erano giocato tutti in contemporanea. Il girone B, cioè quello che riguarda Milan Futuro, doveva giocare lunedì, ma poi il lutto vaticano ha portato al posticipo di tutte le gare praticamente professionistiche sul territorio italiano. Si è recuperato mercoledì, quindi l'altro ieri alle ore 18 a Gubbio. Il Milan Futuro è sceso in campo a Gubbio nello stesso momento in cui scendevano in campo tutte le squadre, diciamo, da monitorare, quindi la SPAL, la Lucchese, eccetera eccetera. Il risultato non è stato felice, si interrompe la striscia di risultati utili, anzi di vittorie, del Milan Futuro di Massimo Oddo. Si interrompe a 3, che comunque è record ogni tempo per una squadra che esiste da un anno, ma è comunque record ogni tempo di questa squadra, e cade in trasferta per 3-2 contro il Gubbio, un Gubbio che, lo sapevamo, lo dicevamo, poteva rappresentare un ostacolo impegnativo e avere alcune criticità, perché rispetto ad altre squadre che magari il Milan ha affrontato di recente era una di quelle che aveva ancora tanto da giocarsi in questo campionato. Poi lo vedremo analizzando la classifica. Un Milan che perde, affidandosi però al suo ormai consueto schema e facendo, credo una delle volte in cui ho dovuto cambiare meno la grafica delle formazioni da quando esiste Future Stars, facendo meno cambi, soltanto 2 rispetto all'ultima uscita. Nava confermato in porta, Kubic e Camporese con Bozzolan, che è uno dei 2 cambi che fa il braccetto di sinistra, quindi un ruolo abbastanza inedito per lui. L'altro cambio è Fall, che gioca tutta fascia sulla destra, assente per squalifica Quirini, e si è sentito. Sandri, Malaspina, Branca, i 3 di centrocampo, con Alesi nuovamente adattato a fare il quinto sulla sinistra. Camarda Ianesi, coppia d'attacco ormai titolarissima. E si è visto, e comunque loro lo hanno tutto sommato fatto. Direttore, che partita abbiamo visto? È una partita luce e ombre, più ombre che luci, direi, del Milan, contro una squadra che doveva chiedere dei punti in campionato. Tra poco li vedremo, probabilmente li dovrà chiedere anche la prossima. Buon per noi, visto che l'avversario, lo vedremo tra poco, ci interessa da vicino. È stata una partita dove il Milan ha gestito abbastanza in primo tempo, non è andato particolarmente sotto, anzi in realtà il Gubbio ha capitalizzato quello che ha creato, il Milan ha creato ancora meno e ha capitalizzato ancora meno, cioè nel senso il 3-2 che vedete in fondo al risultato è figlio delle, credo, 4 occasioni del Gubbio e 3 del Milan. Sì, non di più. fatto. Sì, un tasso di conversione, una percentuale al tiro molto alta. Sicuramente c'è stato del cinismo, che però ha premiato la squadra che ha creato, probabilmente, come dicevi giustamente tu, un'occasione da gol in più di fatto. E la scelta appunto è andata su questo 11 anche un po'
forzata, diciamo così, come scelta, da assenze, squalifiche, convocazioni in prima squadra, ne parleremo, e ha portato a una gara in cui il Milan marca 2 volte, tutte e 2 le volte dal dischetto, tutte e 2 le volte con Francesco Camarda, che mette a segno la sua seconda doppietta tra i pro, ma la prima in Serie C, perché l'altra fu a inizio anno a Novara, sempre in trasferta peraltro, in Coppa Italia di Serie C. Il primo rigore lo conquista Ianesi, il secondo rigore lo conquista Omoregbe. Non 2 grandi rigori, cioè non nell'ottica dei falli, ma proprio nell'ottica di ha senso o non ha senso fare quel tipo di fallo, non 2 grandi rigori. Cioè l'allenatore del Gubbio non credo sia stato troppo contento di quei 2 rigori, perché nascono da 2 non proprio colpi di genio. Ci sono stati consueti cambi, 2 cambi all'intervallo che purtroppo non hanno portato a niente, perché poverini, non è colpa loro. Però il Gubbio, che ha terminato il primo tempo in vantaggio per 2-1, ha fatto subito il terzo a inizio secondo tempo, che è il gol che di fatto poi ha deciso la partita, poi ha cercato di alzare la pressione. Uno dei cambi più interessanti che c'è stato nel secondo tempo di questa gara è stato quello di Victor Eletu, che esordisce tra i professionisti, al minuto 70 subentra a Malaspina e soprattutto entra al posto di questo signore qui, Silvano Voss, dimenticato, abbiamo deciso di scrivere, perché sorprende la scelta di inserire Eletu. Voss non ha le caratteristiche di Malaspina o di Eletu, che sono più dei mediani puri, chiamiamoli così, però intanto per Voss sono altri 90 minuti in panchina, e a questo punto direi che il Milan ha reputato l'investimento, anche importante per un ragazzo così giovane, ormai un investimento fallimentare. Ha 3 partite davanti il Milan, la prossima, l'ultima per chiudere il campionato regolare, poi la doppia sfida di play-out. Credo che stia andando con quello che sono forse le certezze, o quantomeno i giocatori che possono dare qualcosa, che non devono essere aspettati. Ormai non c'è più tempo per aspettare niente nessuno. Forse poi si farà un ragionamento a monte su quello che è stata la stagione di Voss, si deciderà o di darlo in prestito, magari chissà, non lo so, cosa fare con lui. Diciamo che non ha performato bene. No, decisamente non ha performato bene. Era il giocatore che peraltro era arrivato, ricordiamolo, per fare la spola certa tra prima squadra e Milan Futuro. Non si è visto mai in prima squadra, non si è visto quasi mai neanche su Milan Futuro, condizionato un po' dal ritardo, classica trattativa eterna del Milan, che non gli ha permesso di arrivare magari a lavorare bene in fase di preparazione. Poi ha avuto un infortunio quando stava iniziando a entrare in condizione, di fatto ha buttato un pochino via la sua stagione in questo modo qui. Stavo guardando un po' il suo rollino di marcia, non lo vediamo da Legnago Milan, dove è uscito per disperazione. Sì, dopo una partita piuttosto all'intervallo aberrante. Dopodiché non ha fatto un minuto. Direi che è un segnale piuttosto evidente di quella che è ormai la decisione, credo, presa dal Milan per Voss. Magari punterà ancora su di lui, mandandolo a farsi l'ossa da qualche parte, ma io credo che se arriverà un'offerta per rendere la minusvalenza non troppo negativa, credo che Voss possa salutare Milano e forse l'Italia in generale già nella prossima estate. Andiamo a vedere come si è sviluppato questo turno per quanto riguarda la zona bassa della classifica, che ormai compete e riguarda il Milan solo fino a un certo punto. È stato un turno che non è che ha sorriso particolarmente a nessuno, forse leggermente alla SPAL, mi verrebbe da dire. La Lucchese va in vantaggio con l'Arezzo, poi ne busca 4 se non sbaglio e perde malamente. Milan Futuro perde 3-2 con il Gubbio. La SPAL, occhio, perché comunque la SPAL 4 partite di fila che non perde, è lì, certo ha raccolto 4 punti, però con la Torres, col Pontedera, che è lì, che come il Gubbio è ipermotivato dalla posizione di classifica. Quindi occhio. Il Sestri Levante si riduce, tra virgolette, a giocarsi tutto all'ultimo, perché il Sestri con la Lucchese e con Legnago, perché quello più, ormai ci diciamo che Lucchese, Sestri e Legnago guarderanno i loro 3 risultati nell'ultima giornata, mentre Milan e SPAL si guarderanno col calendario invertito, perché il Milan Futuro perde con il Gubbio, la SPAL pareggia 1-1 se non erro con la Vis Pesaro. Prossimo turno il Milan Futuro ospita la Vis Pesaro, la SPAL ospita il Gubbio. Quindi in realtà vediamo, sarebbe fondamentale, e adesso ne parleremo più nel dettaglio, mantenere la posizione di vantaggio sulla SPAL per 2 motivi principali legati
al ritorno giocato tra le mura amiche, non che il Milan abbia proprio performato alla grande davanti ai suoi tifosi quest'anno, e per avere 2 risultati su 3. Ma andremo a parlarne, un turno che di base, cioè la vera cosa che è cambiata in questo turno in quella zona lì è che adesso tutti hanno 3 punti in meno che possono andare a raccogliere come loro massimale. Cioè si sono chiusi determinati giochi, il Milan è aritmeticamente ai play-out, è aritmeticamente contro la SPAL, non tanto per i risultati che sono maturati, quanto per il fatto che ormai i punti da raccogliere, visto che manca una sola giornata, non sono sufficienti. Ed entrando già un pochino nella testa ai play-out, dobbiamo riproporvi, volenti o nolenti, la stessa identica grafica della settimana scorsa. Camarda non potrà giocare i play-out, Camarda che ormai è la punta titolare di questa formazione, ma non potrà giocare i play-out perché ha delle presenze con la prima squadra in Serie A, non ha 25 convocazioni con la seconda. Idem con patate per Jimenez, ma ormai Jimenez è un titolare della prima, quindi quasi non ne riguarda più. Idem per Liberali, ma Liberali non è mai stato troppo nel giro del Milan futuro. E resta lì ancora Davide, che ne ha 24 e ne manca una. Quindi Davide, allora, signori dell'AC Milan, non mi interessa di vedere Davide Bartesaghi portato a Venezia domenica. Non penso serva. Non serve. Si è già tolto la soddisfazione di entrare nel derby trionfale di mercoledì. Tutto bene, tutto bello. Domenica magari lo lasciamo Solbiate, che mi si siede in panchina. Può anche non voglio giocare vederlo in teoria. campo, non mi interessa. Mi si siede lì in panchina. Se prende un raffreddore, gli diamo una tachipirina, gli diamo la copertina, sta lì bello in panchina al caldo, ma ci deve essere, perché se no non possiamo portarlo ai Deve essere in play-out. lista. Se no non possiamo portarlo ai play-out. Quindi, Davide Bartesaghi, serve la prima squadra domenica? No, direi di no. Ma serve al Milan futuro? Direi di sì. Direi di sì, visto che si gioca il futuro in tutti i sensi, non solo il nome. Quindi penso e spero che insomma, ci possa essere l'occasione per Davide di essere convocato con Milan futuro. Penso anch'io, e il futuro se lo gioca tutto in 180 minuti, che non sono i prossimi 180, ma sono quelli successivi, ovvero, io sono stato ottimista, Spal Milan, sabato 10 maggio, orario ancora da definire, Milan Spal, sabato 17 maggio, la gara di ritorno. Sono stato ottimista perché queste saranno le 2 partite, se il Milan, dopo l'ultimo turno con Milan Futuro Vispesaro e con Spal Gubbio, dovesse rimanere sopra la Spal. Quindi giocherebbe il ritorno tra le mura amiche. Oltre a questo sarebbe fondamentale perché, come dicevamo, 2 risultati su 3. Quindi in caso di parità al termine del doppio scontro, il Milan Futuro passerebbe e si salverebbe. Guarda, adesso che stavo vedendo i 2 stemmi uno di fianco all'altro, mi sono ricordato di quando, ormai 2018 credo forse, sono andato a Ferrara l'ultima giornata a vedere Spal Milan, anno di Rino Gattuso, per tornare in Champions League, su traverse dell'Empoli a San Siro con l'Inter, eccetera eccetera, l'Inter che arriva quarto, il Milan che chiude quinto, più o meno a stessi punti o giù di lì. Lo ricordo. Vabbè, giornata tremenda, mi fa un po' sorridere il fatto che ci giochiamo il passaggio in D nel caso. Sì, noi non c'entriamo niente, ovviamente è un'altra squadra, però loro sì. Vabbè, detto questo, non voglio dire niente perché in teoria la Cabala quest'anno ci ha detto bene con la SPAL. I risultati ci hanno detto 2 bene. vittorie su 2, delle 7 vittorie credo in tutta la stagione del l'unica Milan. squadra che non ha preso punti a Milan futuro, neanche uno. Sì, sicuro. Quindi Questo certo. è una squadra che un po' ci soffre, detto che Milan futuro non è pronosticabile questa stagione, quindi No, sempre da tripla. Sempre da tripla. In realtà, ultimamente è da tripla. Ultimamente è più da tripla, prima era più da doppia. In favore dell'avversario. Per essere da tripla, però insomma, che altro dire? Io penso che sabato 10 maggio a Ferrara ci sarà la spinta dei tifosi, non sarebbe male avere comunque un discreto appoggio dei tifosi magari nel ritorno, per non far vivere il Chinetti vuoto. Sì, sicuramente anche perché quelli della SPAL verranno su. Qualcuno sì. Io ho visto diverse partite quest'anno al Chinetti e raramente è sembrato che il Milan Futuro fosse la squadra di casa, perché bastavano 10-15 tifosi della squadra avversaria un filino organizzati e si sentivano solo loro. Quindi insomma il fattore casa non c'è stato mai praticamente quest'anno. No, in più va anche detto che è tutto teorico, la Lucchese continua a vivere la situazione che sta vivendo, ci sono tutta una serie di questioni sia disciplinari legate a questa stagione sia di iscrizione al prossimo campionato. Bisognerà capire anche questa questione, perché io non ne ho la certezza, ma vi dico che non è impossibile che anche se Milan Futuro in campo retrocede,
l'anno prossimo riesca comunque a giocare la Serie C tramite ripescaggi, riammissioni e tutti questi procedimenti un pochino complessi. Certo, anche per dare un minimo di senso alla stagione bisogna conquistarsela sul campo, la salvezza. Non si può più fare in stagione regolare, bisogna necessariamente farlo ai play-out, per forza. No, ma non si scappa, bisogna sicuramente fare qualcosa di meglio rispetto a tutto quello che è stata la stagione. La Spal è un'occasione per farlo, non è sicuramente né l'Entella né la Ternana di inizio stagione, è un avversario tosto, perché abbiamo visto non sta mollando, anzi, perché non ha perso neanche una delle ultime 4, però è comunque la Spal che ha un punto meno di te. Sì. No, tra l'altro, mentre prima parlavi, sono andato a cercarla. Il mio ultimo ricordo della Spal invece è di un Spal Milan giocato in piena estate, primo luglio, quando nel 2020, che il campionato fu sospeso per il Covid e poi terminò in estate. Il Milan, che veniva da una striscia di vittorie di fila, si fermò a Ferrara 2-2 con Sergio Floccari, che fece un gol clamoroso da 35 metri al volo, una roba incredibile. Il Milan, che comunque quella partita calciò tipo 20 volte in porta e riuscì a pareggiare solo al 94esimo con un autogol, se non sbaglio. Quindi quello è il mio ultimo ricordo, che non è felicissimo contro la Spal. Vediamo di migliorare un pochino questa situazione. Andiamo a vedere i risultati che si sono andati a sviluppare nella loro totalità in questa 37esima giornata, tutta all'insegna della contemporaneità, come sarà la 38esima, che si giocherà, se non erro, tutta domenica e tutta alle 16:30. 16:30, sì. Estremamente inedito come orario. Arezzo batte Lucchese si può definire rimonta, se da sotto 1-0 vinci 4-1. Sì, assolutamente. L'Arezzo vince in rimonta in casa con la Lucchese, vince il Campobasso 2-1 col Perugia, perde il Legnago ancora in casa contro il Pescara, che vince 3-1, 3-2 del Gubbio sul Milan Futuro, 2-2 tra Pineto ed Entella, con l'Entella che gioca in infradito, in flip-flops per dirla all'inglese, 3-0 del Pontedera contro il Rimini, 0-0 Sestri Levante Ascoli per cuori palpitanti, Ternana Pianese 2-0 per la Ternana, che trova forse la prima vittoria, se non erro, con Liverani in panchina. Sì. Torres batte Carpi 4-2, 1-1 tra Vispesaro e Spal. In virtù di questi risultati la classifica cambia come segue, con l'Entella che, lo sappiamo, già aritmeticamente promosso in Serie B. Non c'è ancora la retrocessa aritmetica, e la roba divertente è che in questo momento può essere, dipenderà tutto dall'ultimo turno, la retrocessa aritmetica può essere il Sestri, può essere Legnago, possono essere entrambe. Questi sono i 3 scenari che si andranno a verificare, perché dipenderà tutto dalla Lucchese. No, in realtà, perché se il Legnago comunque supera il Sestri perché va a 27, resta a 8 punti di distacco. No, e allora il Legnago è già retrocesso, allora. Mi ho sbagliato completamente i calcoli. Forse sì. È difficile la C, questa cosa degli 8 punti del play-out, è una tragedia. A 29 perché va 26 7. va a 29, no, in effetti va a 7. No, 7. Allora no. No, gli scenari sono quelli che descrivevo io giustamente. O il Legnago o il Sestri, o entrambe. Perché se la Lucchese vince, va giù entrambe. molto semplicemente. Sì. Quindi vedremo, mentre invece a Milan Futuro interessa solamente la sua partita e la partita di Ferrara tra Spal e Gubbio. Davanti resta bella tirata la lotta per gli ultimi posti, con un Rimini che è in picchiata, quindi comunque deve stare un attimino attento, ma tendenzialmente una tra Pontedera e il Gubbio andrà poi a giocare i playoff. Anche se in realtà ieri sentivo lo speaker che parlava di playoff aritmetici per il Gubbio, non ho capito in base a che cosa, perché la classifica a me diceva qualcosa di diverso. Vabbè, non ho idea. Dobbiamo sicuramente ringraziare il Perugia, visto che ci ha permesso di restare in zona e di allenarci con loro. Sentivo l'altro giorno che comunque ha dato la possibilità di allenarsi proprio sui loro campi, in vista del fatto che dovevamo rimanere per non salire su e giù da Milano. A destra e a sinistra, vabbè, insomma, giocavamo col Gubbio, forse non gli è dispiaciuto. Sì, certo, quello sicuramente. È un'altra questione. Prossima partita, l'ultima, la terzultima. L'ultima della stagione regolare. Il Milan Futuro ospita la Vispesaro di Enrico Boiani, il presidente Enrico Boiani. Il presidente Enrico Boiani, per una partita che in realtà è comunque, nonostante il play-out sia già certo che l'avversario sarà la Spal, è comunque estremamente importante, perché l'unica combinazione che aritmeticamente ti dà la certezza di terminare sopra alla Spal è la vittoria, perché anche in caso di pareggio, visto che il punto sono separati in classifica da un solo punto, anche in caso di pareggio una vittoria della Spal contro il Gubbio porterebbe a un superamento. Non c'è modo che finiscano pari le due formazioni, bisogna vincere, c'è poco da fare, così si può
non stare neanche lì a guardare che cosa succede a Ferrara e poi concentrarsi sulla SPAL nelle 2 partite che verranno giocate poi, come abbiamo visto, nei 2 weekend successivi, cioè molto successivi. Beh, su sì. 10-17. Saltiamo quello del 1 maggio all'incirca, che è il 2-3, e poi quello dopo già si gioca. Quindi mancano non meno di 3 puntate di Future Stars. 18-27, 270 minuti. Sì, ma per noi da qui alla fine della stagione mancano non meno di 3 puntate di Future Stars. Poi magari faremo la quarta di recap. Sì, lo speciale finale l'anno scorso abbiamo fatto i Primavera Awards. Quest'anno c'è poco da dare i premi, però sì, possiamo fare il pagellone. Esatto, c'è un bilancio finale. L'unica certezza è che questa volta non dovrete aspettare una settimana per rivedere le nostre splendide facce e risentire le nostre splendide voci, ma basterà aspettare pochi giorni, perché l'appuntamento torna al suo orario canonico, quindi martedì prossimo, sempre alle 7 del mattino. Io vi ricordo di lasciare like, di commentare per farci sapere un pochino che cosa ne pensate di tutte le questioni che abbiamo affrontato oggi, della questione play-out, della partita col Gubbio, di Voss. E che cosa fareste voi con Voss, che è una cosa che peraltro mi interessa particolarmente. Iscrivetevi al canale. E niente, ci siamo. Grazie Simone, grazie a voi, direttore. Grazie a Morgan in regia che ci ha messo tutte le grafiche. Grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento al prossimo martedì, sempre alle 7 del mattino, sempre con Future Stars. Ciao. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.